Cari amici di Solfatara News, ben ritrovati. Un saluto speciale a tutti i nostri fedelissimi che ogni giorno ci seguono e ci sostengono e un invito ai nuovi spettatori. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, seguiteci su Instagram e TikTok e sul nostro canale Facebook con il nome Solfatara News Group, perché solo insieme possiamo costruire una comunità che osserva, vigila e racconta quello che accade davvero ai Campi Flegrei. Mentre state guardando queste immagini girate oggi con i nostri droni sulla fumarola Pisciarelli e sul cratere Solfatara, dobbiamo dirvelo chiaramente. Proprio durante le riprese nella zona Solfatara è stata percepita una scossa di terremoto. Non era fortissima sulla scala della magnitudo, appena 1,6, ma è stata ben avvertita dalla popolazione perché molto superficiale, a soli 2 chilometri di profondità nella zona di Cigliano. Una scossa che non ci ha colti di sorpresa, perché nei giorni precedenti vi avevamo detto che uno sciame sismico sarebbe stato probabile a breve. Non perché Solfatara News pretende di prevedere i terremoti, ma perché osserviamo costantemente il cratere, i suoi gas, i suoi movimenti e abbiamo visto segnali inequivocabili di alta pressione che anche voi nei video precedenti avete potuto notare con i vostri occhi. E quando la pressione sale, quando la terra si gonfia, quando i vapori si intensificano, sappiamo che il rischio di scosse aumenta. Oggi la conferma è arrivata, ma mentre la terra trema sotto i nostri piedi, lo Stato continua a muoversi in tutt'altra direzione. Ieri vi abbiamo spiegato che un cittadino qualunque, con una casa fuori norma, non può ricevere un solo euro di fondi pubblici. Prima deve regolarizzare tutto, tra burocrazia infinita e spese che svuotano le tasche. La legge per noi è inflessibile, tagliente come una lama. Eppure oggi scopriamo un paradosso che brucia più della fumarola stessa. Il Ministero della Cultura ha appena stanziato oltre 4 milioni di euro per restaurare 2 chiese di Pozzuoli, San Francesco d'Assisi e Santa Maria della Consolazione. 2 edifici religiosi che non pagano l'IMU, perché considerati di interesse pubblico e che allo stesso tempo ricevono finanziamenti milionari come beni culturali da salvaguardare. È il doppio privilegio che nessuno ha il coraggio di denunciare. Da un lato, le chiese sono esentate dalle tasse sugli immobili, un beneficio che nessun cittadino può nemmeno sognare. Dall'altro, accedono senza ostacoli a fondi pubblici, anche se spesso non possiedono quella conformità urbanistica che a noi viene richiesta con rigidità spietata. Se la tua casa è fuori norma, non ricevi nulla. Se invece sei una chiesa, i soldi arrivano, i vincoli svaniscono e le regole diventano elastiche. E tutto questo avviene proprio qui, nei Campi Flegrei, dove migliaia di persone vivono nell'incertezza quotidiana, tra scosse, bradisismo e paure di evacuazioni improvvise. La popolazione trema, le famiglie hanno case fragili, le scuole cadono a pezzi, ma i milioni dello Stato vanno a edifici religiosi già protetti da privilegi fiscali. È giusto questo? È giusto che chi non paga le tasse riceva fondi pubblici, mentre i cittadini che ogni giorno versano imposte restano soli di fronte al rischio sismico? Noi di Solfatara News non smetteremo di mostrarvi la verità, perché quello che vediamo dal cielo con i nostri droni non è solo il respiro del vulcano, ma anche il volto di uno Stato incoerente, che pretende sacrifici dai cittadini ma regala protezioni a chi ha già privilegi secolari. Il vulcano ci insegna che nulla resta nascosto per sempre. La pressione sale, i gas emergono, la terra parla. Così deve fare anche la verità. Perché se è vero che non possiamo prevedere i terremoti, possiamo però riconoscere i segni dell'ingiustizia. E i segni sono davanti a noi: esenzioni fiscali, fondi pubblici elargiti a chi non ne avrebbe diritto e cittadini lasciati soli, prigionieri di burocrazia e paura. Amici, la scossa di oggi è un segnale della natura. Ma l'altra scossa, quella sociale, è ancora più devastante. Un'Italia divisa, con 2 pesi e 2 misure, dove le regole sono ferree per noi e flessibili per chi gode dell'ombra di un altare. Noi continueremo a denunciare, a osservare e a raccontare, perché la Solfatara non perdona chi chiude gli occhi e nemmeno la storia perdonerà chi sceglie di restare in silenzio davanti a questo doppio privilegio.